Non so se ce l'abbiamo o non ce No, l'abbiamo. scusate, c'è Eccola. stato un problema di connessione, non sono molto Non ti tecnologica, preoccupare, Monica. Slovenia. Intanto ciao, grazie e benvenuta su Milan Vibes. Prossima volta, come ti ho detto, spero di averti in studio se possibile. Stavamo discutendo Sì. ovviamente di tutti i temi, di quelli che sono stato. Io volevo farti una domanda. Tu hai vissuto lavorativamente il primo Milan di Allegri e stai vivendo l'Allegri bis. Lo trovi Sì. cambiato? In cosa è migliorato? In cosa è cresciuto? Ma è cresciuto sotto tutti gli aspetti perché all'epoca il Milan era la sua prima grande occasione in una grande squadra, arrivava all'epoca dal Cagliari e era la grande chance della carriera per poter svoltare. Ehm, All'epoca aveva una grande squadra che appunto gli permise di vincere lo scudetto al primo colpo e comunque anche una società che faceva da ombrello, diciamo. Comunque fu diciamo il suo primo anno che si concluse appunto con lo scudetto conquistato a Roma, era una squadra che aveva in attacco ehm, Pato e Ibrahimovic. Ehm, Poi nel corso degli anni è stato anche l'allenatore che si è preso la responsabilità di chiudere un ciclo perché sotto la sua gestione hanno lasciato dei grandi giocatori come Nesta, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Inzaghi e di conseguenza si era anche chiuso, diciamo, uno dei cicli storici. Sì. In questo caso Max arriva dopo aver disputato degli anni meravigliosi alla Juventus, aver vinto certamente più a Torino che non quello che aveva vinto a Milano, anche se comunque a Milano a parte appunto il campionato nella prima stagione, ma poi ha sempre ottenuto la qualificazione alla Champions. Questo è sempre stato un Sì. po' il suo marchio di fabbrica, sotto questo punto di vista è una garanzia. Monica, purtroppo siamo un po' lunghi con i tempi, siamo un po' in chiusura, volevo farti 2 o 3 domandine flash proprio. Una è Sì. su... ho usato un paragone e nessuno ha il coraggio di rispondermi. Modric e Rabiot come Simon Kier e Ibrahimovic? Per il carisma, la leadership e la capacità di prendere il resto della squadra per mano, assolutamente sì. Ehm, Se possibile, ancora con maggior qualità, perché comunque Kjaer era un elemento fondamentale, diciamo, della rosa che vinse lo scudetto nel 22, ma non è che parliamo di un campionissimo, mentre Rabiot e Modric sono due campionissimi. Penultima, giuro. Galliani ha parlato di Modric. Qua tutti ormai parlano di Sì. Modric, Galliani ha parlato di Modric, si è paragonato a Pirlo. Mi dici in 2 parole se ti aspettavi un giocatore così decisivo nonostante l'età? No, assolutamente, perché tutti noi pensavamo che arrivasse un fenomeno, un fuoriclasse, un campione, ma che avesse delle capacità fisiche tali da garantire, non so, magari una buona mezz'ora finale di gioco. Invece il leader attorno a cui la squadra è costruita, oltre ad avere delle intuizioni geniali, vedere delle linee di passaggio che solo lui, come dire, può intravedere, ehm, eh, alza o abbassa il ritmo del gioco a seconda delle necessità, delle circostanze della partita. Ieri c'è stato un momento in cui bisognava un po' addormentare il gioco e lui ha cominciato a come dire, smistare la palla facendo un po'
Melina come per frenare, diciamo, gli assalti del Napoli, e poi ha questa fame, questa ambizione che si è visto con l'esultanza al 90esimo, e poi per certi versi anche una notevole tenuta fisica, perché ha fatto degli anticipi, dei contrasti che, come dire, degni di un giocatore trentenne, se non 25enne. L'ultima, Monica, vai Ema. Monica, abbiamo parlato di Galliani, c'è stato il closing del Monza, ma com'è la situazione Galliani-Milan ipotetica? Ma io credo che oggi, da oggi Galliani è un uomo libero, perché oggi è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha approvato la semestrale al 30 giugno, e a seguire il CDA con la decadenza, diciamo, con le dimissioni effettive dei consiglieri precedenti e l'entrata in carico del nuovo consiglio di amministrazione. È ovvio che per Galliani sarebbe un grande onore, un grande piacere ritornare al Milan, e penso che Gerry Cardinale, come dire, non abbia ancora desistito, diciamo, da questo proposito. Ma come voi sapete, essendo un dirigente con una tale storia, curriculum, personalità, relazioni, non è ingombrante, tra virgolette, e di conseguenza credo che un po' il nodo sia quello di trovare una collocazione per renderlo concavo e convesso con le figure dirigenziali che sono già in organigramma. Non so se Scopriremo so presto ormai. non era proprio, ecco, scontato che fosse un ingresso imminente. Monica, sei stata super disponibile, super gentile come sempre, ti ringraziamo e speriamo di averti il prima possibile qui ospite a Milan Vibes in studio. Ok, perfetto, vi Buon ringrazio. lavoro, Scusate ciao, grazie. Non ti preoccupare, grazie a te. Ciao Monica. Ciao ciao. E chiudiamo perché pare che sì, ma grazie. Grazie a te. Ci rivediamo giovedì prossimo in live, ma seguiteci che ci può essere qualche sorpresa. Au revoir.